Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, non poteva mancare un video di carico da 90 su questa luna piena del 25 marzo in eclissi. Farei 5 minuti di silenzio. Perché? Perché il messaggio al collettivo che abbiamo fatto su questa primavera è questa luna piena praticamente, ok? Quindi questa luna piena va a suggellare la disidentificazione dell'io, di tutti gli io che ci siamo dati. E allora vi invito a riguardare il video su questa primavera, perché questa luna piena va proprio a mettere il carico da 90 su quello che abbiamo detto in quel video. E proprio per questo, siccome è una luna piena in eclissi, quindi che vuol dire l'eclissi? L'interno. Il sole va all'interno, va bene? È un'eclissi di luna piena, quindi si deve mettere l'attenzione su illuminare le ombre all'interno. E cosa si fa? Illuminando le ombre ci si disidentifica da vecchi schemi. Quindi per rincarare la dose, oggi andiamo a vedere tutti i segni zodiacali, ma soprattutto noi andiamo a mettere l'attenzione non su quello che succederà, perché non è possibile. Cioè, andiamo a mettere l'attenzione, non è che non è possibile, noi andiamo a vedere qual è la strada verso il Dharma, cioè verso l'obiettivo. Cioè, una volta che tu ti disidentifichi da vecchie costrutti, che non è facile, cioè noi ci dobbiamo mettere in una posizione in cui ci dobbiamo dire, ma quello che volevo ieri, come quello che vi ho detto su quel video, lo voglio anche oggi? Ieri in senso simbolico, ieri può essere un anno fa, può essere 10 anni fa, può essere 20 anni fa. Va bene? Quindi onestà, accorgersi. Come vi ho detto, la parola accorgersi viene dal greco aieresis, che significa mi correggo, cioè adesso io mi correggo. Quindi affinché noi andiamo verso il Dharma e non protraiamo karma, per dirla in questo modo, allora mettetevi onestamente proprio con voi stessi, ma quello che volevo ieri, lo voglio anche oggi? Se la risposta è proprio sì, cioè ma onesta, va bene? Fate l'esercizio del senza nome e senza cognome che vi ho fatto nel video sulla primavera. Sapete quanto aiuta quell'esercizio? Cioè, io non ho nome, non ho cognome. Come mi sento? Bene. E dove va il mio impulso? Ok. Senza nome e senza cognome, quello che volevo ieri, lo voglio anche adesso? Questo è l'esercizio. E per fare questo andiamo a vedere da cosa ci dobbiamo disidentificare con tutti i segni. Qui andiamo a fare, quindi vi consiglio di vedere il vostro segno zodiacale, il Sole, l'ascendente, la Luna e Venere. Va bene? Andiamo a fare tutti i segni zodiacali, partiremo dai segni di fuoco, i segni d'aria, i segni d'acqua e i segni di terra, per andare a vedere da cosa ci dobbiamo disidentificare. E a questo proposito io devo metterle per forza le carte del regno gregorico, ragazzi. Dove sta? Vabbè che l'avevo già preparate qua. Devo mettere per forza il regno gregorico, perché andiamo a vedere da cosa ci dice. Eccolo qua! Ti rendiamo protagonista oggi, va bene? Tu che sei tanto così, diciamo, ecco, non è che. Vabbè. Mettiamo il regno gregorico per ogni segno zodiacale, va bene? E andiamo a vedere da cosa ti vai a disidentificare. Guardando l'ascendente anche, la Luna e Venere, vediamo le stesse cose da cui ci dobbiamo disidentificare. Facciamo un corpus unico. Ovviamente lo fate intuitivamente, no? In base al segno zodiacale, l'ascendente, la Luna e Venere. Ok, quindi il teatro generale, il video sulla primavera che abbiamo fatto. Adesso andiamo a vedere per tutti i segni zodiacali questa luna piena da cosa ci disidentifichiamo e come andare incontro al nostro Dharma, al nostro destino. Ok, e adesso partiamo dal segno dell'Ariete. Allora, vediamo da cosa ci dobbiamo disidentificare. Ariete, da cosa ci dobbiamo disidentificare?
Allora, da cosa ci dobbiamo disidentificare? Dalla sottomissione. Rivendica il tuo spazio vitale, la tua posizione e la tua volontà. Ti devi disidentificare da tutte quelle volte in cui ti sei sottomesso o sottomessa, il tuo spazio vitale proprio, l'hai ceduto per paura. E non ti sei presa i tuoi spazi, non ti sei presa i tuoi tempi, non ti sei presa... Disidentifichiamoci da questo, dalla sottomissione. Il tuo ego ti vuole sottomessa. Sei tu che sottometti l'ego. Quindi rivendica il tuo spazio vitale, la tua posizione, la tua volontà. Va bene? Quindi disidentifichiamoci, vedi tutte le volte in cui ti sei sottomessa, non hai rivendicato il tuo spazio vitale, quello che sentivi, che credevi, la tua volontà. Ricordiamo che la volontà è ciò che ci distingue. Creiamo consapevolmente. La magia è un atto di volontà coscientemente indirizzato verso un obiettivo specifico. Quindi la magia è volontà. Volere e potere, diceva mia nonna. Ok. Su questa carta noi ci andiamo a mettere adesso l'archetipo quindi puoi avere a che fare con situazioni in questi giorni che ti ricordano questa cosa. Ok. Vediamo l'archetipo. Nina magica, tu sei una bambina magica, un bambino magico. Adesso abbiamo parlato della magia. Vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credere che tutto è possibile. Questo, va bene? È su questo che ti punterà l'attenzione questa luna piena in eclissi. Quando ti sei sottomessa all'ego e dici no, non è possibile, no, così, oppure hai sottomesso i tuoi spazi, no, non è possibile. Tu sei una bambina magica, tu sei la magia, d'accordo? Ok, su questo si incentrerà la luna piena in eclissi. Vediamo un po' cosa ci dice lo sciamano per l'Ariete. Il padrone del tempo, puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi fare tutto quello che vuoi. Padrone del tempo, signore del karma, è finito il karma in cui tu ti sottometti alla volontà altrui, che poi è il tuo ego che ti fa sottomettere alla sua volontà attraverso gli altri. È finito il tempo in cui tu ti fai sottomettere, mi spiego? Tu sei Dio, va bene? Punto. Ok, puoi cambiare tutto. Quindi, ragazze mie e ragazzi, per l'Ariete abbiamo concluso, adesso passo al segno del Leone. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere qual è la disidentificazione a cui devi tendere grazie a questa luna piena in eclissi del 25 marzo. Leone, ascendente Leone, Luna e Venere in Leone. Vediamo. Dalla confusione. Osserva bene la situazione e apri gli occhi. Allora, qua ci sono delle situazioni su cui sei confusa, va bene? O sei confuso. La confusione da dove viene? Dal fatto che seguiamo il mentale e quindi molto più legato alla parte razionale e all'ego. Devi seguire la parte magica, va bene? Quindi ti devi disidentificare dalla confusione. Dio che tu sei Dio, non può essere confuso. No, Dio fa e poi vede se è cosa buona e giusta. Come dicono le scritture, no? Dio non è che sa tutto, Dio fa e poi vede, reputa se è cosa buona e giusta. E fu il sole, e fu la luce, e fu la luce, e furono le tenebre, furono i mari. Il settimo giorno si riposò e vide che era cosa buona e giusta. Cioè, contempla la sua creazione, ma non ha dubbi, si fa seguire dall'intuito. L'intuizione genera esperienza. Ok, allora qua, qua ci sei tu e questo è l'ego, va bene? Qua abbiamo la disidentificazione dalla confusione. La confusione, ricordiamo, è il mentale, ego, l'intuizione è l'anima.
Quindi rispetto a quello che abbiamo detto, no? Ti identifica ancora in quello che volevi ieri o 10 anni fa? Ok. Allora, se ti vengono a livello mentale, se c'è confusione, fermati. Non fare azioni quando sei nella confusione. Fermati, rilassati, appellati al sé superiore, fai l'esercizio dell'alchimia superior che vi ho detto. Rilassati che l'intuizione ti arriverà. Sappi che se sei confusa è perché c'è una diatriba ego-anima. Mm? Ok. Andiamo a vedere qual è l'archetipo. Leone. Dilettante. Ok. Godi praticando attività artistiche senza necessariamente essere un professionista. Ti avvierte del peligro de quedarte en superficie de lo che, perdonatemi, ti advierte del peligro de quedarte nella superficie de lo che emprendes. Ragazze, qua allora mi stanno dicendo chiaramente una cosa, è proprio quello che vi ho detto adesso di come fa Dio quando crea. Allora, divertiti a fare più cose, anche se non sei un professionista. Nel senso, fai. Quando sei confusa, stai ferma, va bene? Stai ferma, appellati al sé superiore, l'esercizio che vi ho detto. Poi, non preoccuparti di saper fare bene una cosa, di non saperla fare, di non essere preciso. Ti viene istintivamente di fare qualche cosa? Provaci, fallo. Non pensare che tu debba creare un'opera d'arte o qualcosa. Sto parlando in questi termini metaforici per dirvi fai tutto quello che ti viene da fare senza aver bisogno di una competenza in quello. Fallo, se ti viene da dentro, fallo, non essere confusa. Cioè la confusione ti viene, non lo sai fare quella cosa, no, è inutile che ti applichi, non riuscirai, è inutile che ti applichi. Istintivamente senti qualcosa, bene, fallo, divertiti, godi, ok? Questo è sempre... ti stanno dando delle direttive, delle coordinate su cui tu vai a praticare affinché pian piano ti disidentifichi da quello che non sei più tu, ma stai partorendoti a nuova vita. Ok. Cosa ci aggiunge lo sciamano? E avrai una rivelazione. Allora, ricapitolando, qua ci sono delle cose che ti tengono confusa. Bene, è la razionalità, la parte egoica. L'anima ti spinge a fare delle cose che magari la parte eroica, appunto, la parte egoica, razionale, non ti vuole far fare. Fai. Magari adesso non vi sta risuonando questa cosa, o alcuni di voi sì, bene, vi risuonerà tra qualche ora. Quindi fai, divertiti. Voglio fare una scultura, non so da dove partire, non so nemmeno di che cosa si tratta. Bene, fallo, comprati la cera, fallo. Sto facendo questi esempi per farvi capire. E avrai una rivelazione. Apriti alla rivelazione. Apriti, lasciati stupire. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo per quanto riguarda il leone. Adesso passiamo al Sagittario. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere questa luna piena in eclissi, qual è la disidentificazione a cui devi tendere. L'autosvalutazione. Non ti valuti abbastanza, poco valore di te. Per cosa? Per karma, perché ti hanno detto che magari non valevi in un certo ambito e questo si è riversato anche sugli altri ambiti della tua vita. Io valgo. Il tuo valore, a prescindere da tutto, credi in te stesso. Tu vali. Quindi la disidentificazione a cui devi tendere è il valore di te, cioè qua c'è l'autosvalutazione. Non ti valuti abbastanza, non ti senti capace. Ma se tu non ti senti capace adesso è perché ci sono state esperienze che ti hanno fatto sentire non capace. Ma quelle esperienze venivano da un karma. In questa primavera l'eclissi va a suggellare questa tua profondità, va a mettere in scena le zone d'ombra affinché tu le illumini e le trascendi.
Va bene? Io valgo. Ok. Andiamo a vedere qual è l'archetipo. Come fare quindi a trascenderlo? Sagittario. Dilettante, questo è uscito anche al Leone. Fai tutte le cose che ti piacciono senza pensare che devi avere una laurea per farlo, una specializzazione per farlo. Fai. Godi praticando le attività artistiche senza necessariamente essere un professionista. Va bene? Cioè, fai più cose anche se non lo sai fare. Buttati, perché magari ti hanno detto, o comunque sia, avete studiato per fare delle cose, avete praticato per fare delle cose, avete studiato, vi siete laureate, diplomate in una certa cosa, però tu vuoi fare un'altra cosa anche se non sei laureata, diplomata in quello o non hai pratica. Ti senti quella cosa, falla! Sai perché ti dico questo? Perché ti stupirà, il godimento che ne avrai ti stupirà e ti sale l'autostima. Solo per il godimento, non se hai fatto bene o fatto male, per il godimento nel farlo. Ok, vediamo cosa ti dice lo sciamano. Il gufo, fai piano piano le cose e segui quella verità. Allora, il gufo ti sta dicendo in questo momento, no? Mi viene in mente anche quando ti dicono il gufare, tutte queste cose che possono farti venire mancanza di fiducia, fallo. Alcuni di voi si potranno sentire anche il gufo o la civetta in questi giorni, che ti ricorda questo messaggio che ti sto dicendo adesso. Io valgo, fallo, io valgo. Va bene? Mi raccomando, fallo. Ok. Quindi, e anche per te il messaggio è questo. E adesso passiamo al segno dell'Acquario. Allora, andiamo a vedere Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Vediamo i miei pionieri dello zodiaco e da che cosa si devono disidentificare per portare avanti la loro missione rivoluzionaria trascendente. Ecco, sbrilluccicante e trascendente. Allora, Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Questa luna piena su che cosa farà leva affinché noi possiamo disidentificarci da quale attitudine, da quale identità malsana, dall'accondiscendenza. Siete troppo accondiscendenti con gli altri, o lo siete stati per paura di non piacere, di non essere amati, di non far... sappiamo che l'acquario non vuole tensioni intorno a sé, cioè vuole tutto in armonia, l'acquario vuole vogliamoci bene tutti, amore universale, ok, questo è una ottima cosa, ma il lato in ombra è che possiamo andare incontro a una condiscendenza che non va bene, perché ci stiamo autoflagellando. Pretendi il rispetto e l'amore che meriti. Va bene? Quindi noi ci andiamo a disidentificare da tutte quelle circostanze in cui siamo stati accondiscendenti con gli altri per piacere all'altro, per paura di essere giudicato male, dall'accondiscendenza. Va bene? Pretendi il rispetto e l'amore che meriti, punto e basta. Tu sei il pioniere dello zodiaco e devi portare l'esempio dell'equilibrio in tal senso. Anche rispetto a idee, opinioni, tu c'hai le tue. A volte ti sei conformato perché magari pensavi che le tue erano troppo rivoluzionarie, fuori le righe. Quelle sono le idee tue e se ti sei incarnata come acquario devi portarle avanti. Ok, tutti gli ambiti, eh? Andiamo a vedere qual è l'archetipo. Acquario, con questa luna piena in eclissi, camaleontica, tu sei camaleontica, camaleontico, quindi non puoi conformarti per perbenismo ad altre realtà di massa, di insuccesso che limitano la tua energia vitale. Tu sei camaleontica, abilità per navigare
per differenti livelli di coscienza, capacità di vedere il potenziale in tutto. Cioè tu hai la capacità di confrontarti e di stare su più livelli di coscienza. Quello che vedi tu, gli altri non lo vedono. E come ti rapporti tu, gli altri non si rapportano. Cioè mi spiego, cioè capisci questa unicità e vai avanti, non essere accondiscendente agli altri. Soltanto se tu reputi opportuno andare incontro a qualcuno rispetto alla sua opinione, che ti piace, ti interessa, si allinea alla tua, va bene, ma nella misura in cui il mondo esterno ti fa capire che il tuo essere camaleontico non va bene, e ovviamente non vai bene, non è che non vai bene tu, non va bene l'altro, e non vai bene tu nella misura in cui ti fai prendere dall'essere accondiscendente. Ok, vediamo cosa ti dice lo sciamano. Acquario, la ricerca della visione. Apriti alla nuova visione di te. La nuova visione di te è quella che tu imponi a te stessa la tua volontà e pretendi il rispetto che meriti. Tu sei unica, unico e inequivocabile. Sei un camaleonte. La ricerca della visione ti dice apriti a questa visione che ti sto dicendo adesso. Liberati nell'aria leggera, leggero, come proprio fossi una farfalla, ok? È questo su cui batterà l'attenzione la luna piena in eclissi su di te, va bene? Tu hai una visione diversa dagli altri e molto spesso l'acquario ha paura a dirla perché sono troppo rivoluzionari. Però abbiamo Plutone in acquario per 20 anni, per i prossimi 20 anni. Quindi tu devi andare incontro a quella linea perché è la tua essenza. Il mondo ha bisogno di te così. Va bene? Ok. Quindi ragazze mie ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Adesso passiamo al Gemelli. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere da cosa ti devi disidentificare e dove metterà l'accento questa luna piena in eclissi affinché tu vada verso il Dharma, cioè verso il tuo scopo animico. Da cosa ti devi disidentificare? Dall'accondiscendenza. Questa carta è uscita pure all'acquario. Allora, sei troppo accondiscendente verso gli altri, hai paura di essere giudicata, giudicato e quindi questo è il groppone su cui lavorare, no? Dici di sì, ma non perché ne sei convinta spesso, o ne sei stata convinta o convinto. Dici di sì per timore di essere derisa, non compresa, non compreso. Allora, l'accondiscendenza è finita, va bene? L'eclissi, cioè vai dentro, in bilancia poi. Cioè, che vuol dire? Porta un equilibrio in questo, qua c'è una bilancia. Smettila di essere accondiscendente con gli altri per paura. Quando vuoi essere accondiscendente significa che tu sei d'accordo, ma non per paura. Pretendi il rispetto e l'amore che meriti, perché non ti fare più prendere energia vitale dagli altri. Smettila, smettila, perché stai perdendo tempo. Ovviamente ci facciamo prendere proprio perché abbiamo un karma di paure e condizionamenti, ma la luna piena e con questa primavera ti porta a fare la disidentificazione da quegli atteggiamenti, perché ci vengono da un karma familiare, genitoriale, eccetera, eccetera, che tu in qualità di anima hai sicuramente scelto, però è tempo della disidentificazione perché hai già appreso. Ok, vediamo eh, quale archetipo. Riscatto, pretendi il tuo riscatto. La luna piena ti porta questo riscatto da quello che abbiamo detto adesso. Apporta forza e appoggio a persone in crisi. Attua per amore senza sperare nessuna ricompensa in cambio. Allora, questa luna piena ti darà l'appoggio e la forza per riscattare te stessa o te stesso. Qua ti dice anche, quando tu vuoi supportare qualcuno,
il tuo esempio aiuterà gli altri a supportare loro stessi. Ti dice di attuare per amore senza sperare nessuna ricompensa in cambio. Forse siamo stati accondiscendenti perché speravamo in una ricompensa in termini di amore, di affetto, anche di denaro, è tutta energia, no? Quindi ecco, questa luna piena ti porta a riflettere su questo aspetto e fare un bel falò dell'accondiscendenza. Devi fare una cosa perché tu la vuoi, perché ti riempie. Non devi fare una cosa perché che poi ti svuota. Ok. Vediamo cosa ti dice lo sciamano. Gemelli. Godi, godi, il Gran Turco, una messe di ricchezza e abbondanza spirituale e materiale sta per giungere a te grazie a questa luna piena con questo falò che vai a fare. Il Gran Turco è la carta più bella. Ti dice proprio godi perché una fioritura sta nascendo dentro di te in termini spirituali e materiali. Sei molto di più di quello che avresti mai creduto e lo vedrai manifesto. Quindi il Gran Turco ti dice tu hai dei doni straordinari, dei talenti incredibili. Devi esserli e non essere accondiscendente. Noi siamo accondiscendenti perché pensiamo di non avere il talento o non siamo consapevoli del nostro valore e quindi ci abbassiamo alla condiscendenza. No, no. Il tuo riscatto ce l'hai essendoti, essendo e condividendo quello che sei e che hai senza aspettarti niente in cambio, perché la vita già te l'ha dato e te lo continuerà a dare. Ok? Godi di quello che hai e che sei. Se hai voglia di dare, dallo, a prescindere. E godi del dare, perché l'amore è l'unica cosa che più ne dai, più rientra. L'amore di te. Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e passo al segno dei... Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, sole, bilancia, sì, luna o venere in bilancia. Andiamo a vedere qual è la disidentificazione che la tua anima impone in questo momento affinché tu vada verso il Dharma, cioè verso il tuo successo personale, l'allineamento con la tua anima, con questa luna piena in eclissi. Bilancia. La rimozione. Porta conoscenza a te stesso e agli altri, accogli la tua saggezza. Allora, abbiamo la luna piena in eclissi nel tuo segno. Qua mi dicono la rimozione. La rimozione mi parla di cose che hai rimosso. Porta conoscenza a te stesso e agli altri, accogli la tua saggezza. Vediamo, è importante questa carta, voglio metterci subito l'archetipo. Cos'è che hai rimosso? Cos'è che dobbiamo integrare, disidentificarci e integrare? L'eremita. Allora, qua, la tua saggezza. La tua saggezza. Perché qua ci dice cerca la solitudine per centrarsi intensamente nella sua vita interiore, serve alla creatività personale. Allora qua mi stanno dicendo che tu hai una grandissima saggezza, ma l'hai rimosso. O meglio, chi più chi meno, a seconda dei livelli di coscienza spirituale. Mi stanno dicendo che hai una grande saggezza che ti viene dall'ancestrale. Questa ce l'abbiamo tutti, ma in questo caso metto l'attenzione su di te, su questo, perché proprio questa luna piena ti porta a dare un equilibrio a questa tua saggezza, cioè a manifestarla. Hai una grande saggezza rispetto alle cose che hai potuto rimuovere dalla tua parte cosciente, di cose della tua vita che sono accadute, del tuo subconscio che ti hanno fatto male, eccetera. Porta la saggezza su quelle ombre. Tutto ciò che ci accade ha sempre uno scopo. Lo scopo è portarci verso il Dharma. Mm? Quindi mi stanno dicendo che questi saranno giorni per te di una forte introspezione personale, affinché tu possa apportare saggezza a ciò che ti è accaduto. La saggezza cos'è? E procedere grazie alle esperienze avute dal passato, avendo appreso il massimo delle esperienze dal passato come diamanti, come armi spirituali, e procedere nel cammino glorioso che ti aspetta.
senza più ripetere le esperienze del passato, e nella misura in cui ti vengono riproposte sotto forma di eventi, tu applichi un modo diverso di agire. Questa è la saggezza, in questi termini. Quindi la luna piena ti porta a questo, ok? Ci disidentifichiamo dal fatto di non essere delle persone sagge, perché lo siamo, e andiamo incontro a questa saggezza. Cos'altro ci aggiunge lo sciamano? Segui solo il tuo intuito, il cacciatore. Il cacciatore ti dice non seguire le orme tracciate da altri. No. L'intuito ti detta le tue coordinate personali. Il cacciatore mi dice che è colui che proprio che caccia la sua grande preda sulla base della sua intuizione. Quindi segui solo il tuo istinto primordiale, la tua intuizione. Il tuo istinto primordiale si deve allineare alla tua intuizione, perché l'intuizione è saggezza. L'istinto vagliato l'istinto vagliato su una coscienza inferiore, più bassa, porta a drammi. Ma questo tu l'hai già sperimentato. Adesso il tuo istinto segue la tua intuizione, che è fonte di saggezza. Ok? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e adesso passo al segno dei pesci. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesce, ascendente pesci e luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere da cosa noi ci andiamo a disidentificare in questo grazie alla potentissima luna piena in eclissi del 25 marzo. Pesci, andiamo verso il Dharma e come lo facciamo? La porta di Lucifero, Lilith. Ansia e paura ancora ti possiedono, ribellati, esci, vivi, amati. Ok. Allora, qua abbiamo a che fare con ansie che hai, paura, che ti possono possedere. Tu ti vai a disidentificare dalle problematiche che hanno determinato la tua ansia o le tue paure. Allora, rifletti su quali sono le problematiche che ti danno ansia e paura. Va bene? Rifletti su questo. Tu mi vai a disidentificare quella paura lì. Ribellandoti, uscendo, vivendo, amandoti. La porta di Lucifero Lilith è la grande signora del karma, che si ribella all'ordinamento precostituito. Lilith, no? Come si racconta, era la prima moglie di Adamo. Nella misura in cui Lilith non sta all'ordinamento precostituito da Adamo, non sta sotto il suo volere, non sta sotto, attenzione, perché i pesci sono grandissimi, sensitivi e molto sensibili e quindi con un non niente vengono sottomessi a loro stessi. Quindi Lilith, in questo caso la tua Lilith si ribella e dice basta, basta, va bene? La porta di Lucifero porta luce e ribellati. Dai un volto alla tua ansia e alla tua paura, come vi ho spiegato sul video, se non sbaglio era quello del tradimento. E beh, ci sono in tutti i miei podcast. Comunque questa luna piena ti porta a ribellarti a quelle dinamiche che ti hanno fatto arrivare l'ansia e la paura. Andiamo a vedere su quale archetipo ci giochiamo questa partita. Bambino eterno. L'adulto con i suoi condizionamenti. Devi avere la determinazione di seguire essendo giovane nel corpo, la mente e lo spirito. Tu hai la capacità per vedere le cose da una prospettiva nuova. Quindi devi avere la capacità, e questo devi avere, ma già te lo porta questa luna piena facendoti avere una certa esperienza emozionale, emotiva, a ribellarti all'ansia e alla paura che ti possiede. Il bambino eterno non ha ansie e paure, cioè se il bambino finché non viene educastrato dal sistema, la scuola, la società, anche la famiglia stessa, come lo siamo stati tutti, non ha ansia e paura. Non ha l'ansia il bambino.
Va bene, l'ansia ti viene per delle aspettative, per delle paure inconsce che ti hanno messo attraverso la cultura, i condizionamenti. Ecco, andrai a vedere da una prospettiva completamente nuova queste tue ansie e queste tue paure. Ti ribellerai, ok? Come ci ribelliamo? Vediamo cosa ci dice lo sciamano. Il fulmine. Guarda, qua c'è la sagoma, non so se si vede ragazzi, vediamo, lo vedete? Più o meno. Qua c'è la sagoma di un uomo, di una persona. E qua al centro del petto c'è la luce, un fulmine. Abbiamo chiesto come lo facciamo tutto questo, questa ribellione. Apertura del cuore. Apertura del cuore verso il tuo bambino interiore. Fai quello che il bambino interiore ti dice. Anche se questo può comportare una maggiore ansia e una maggiore paura, perché quando l'ansia e la paura giunge al limite, finisce. Va bene? È un'illusione. Quindi con l'apertura del cuore ci saranno in questi giorni di luna piena delle circostanze e paure che ti possono portare al limite l'ansia e la paura. In quel caso tu benedici e ringrazia perché sappi che ti sei liberata, proprio perché il serpente batte gli ultimi colpi di coda quando sta per morire. Quindi, e tu avrai un fulmine, ci sarà una rivelazione, un fulmine, qualcosa che ti aprirà e ti farà trovare una leggerezza, una prospettiva mai avuta. Va bene? Così che ti disidentifichi da quello di cui abbiamo parlato. Ok, ragazze mie, ragazzi, detto questo io vi ringrazio, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, adesso passo al segno del cancro. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere da che cosa ti vai a disidentificare grazie a questa potentissima luna piena in eclissi del 25 marzo. Da cosa ti disidentifichi? Dalla falsità. Quanta ipocrisia. Allora, dirai solo la verità. Ma la verità che ti scorga da dentro, la verità unica, insindacabile, è solo quella che ti arriva dall'intuito. Quindi ti disidentifichi dal dire le bugie, dal dirti bugie, dal permettere che il tuo ego ti faccia dire le bugie a te stessa e al mondo, agli altri. Qua c'è molta ipocrisia, falsità e ipocrisia. O lo sei stata tu o lo sei tu, o hai proiettato persone così. Tant'è che ti hanno portato a dire, ma io non sono così. Ok, la legge dello specchio funziona sia perché arrivano persone che risuonano con te all'interno, perché sei tu quella cosa che giudichi male nelle persone, oppure ti arriva la persona che tu dici, ma questa qua non sono io. Cioè, ti arriva la persona per cui, che ti fa dire, io così non voglio essere. Va bene? Ok, quindi com'è che tu non vuoi essere più? Rispondi a questa domanda e questa luna piena ti porterà proprio a fare questa chiarezza e a manifestare quello che tu invece vuoi essere. Questo tu vuoi essere ha a che fare con una verità, la verità è soltanto quella che ti sgorga da dentro. Tu hai una verità unica e insindacabile, un'altra persona ha la sua verità unica e insindacabile. Ok. Andiamo a vedere su quale archetipo ci giochiamo questa verità. Cancro. Principe. Parliamo d'amore qua. Incanto romantico e potenziale di potere, aspetto luminoso. Allora, qua parliamo d'amore. Oh, il principe qua mi dice, oh che tu cioè mi parlano d'amore, dove tu hai avuto nell'amore ipocrisia e falsità. Perché? Perché non eri vera con te stessa. O comunque le esperienze che hai avuto nel manifestare anche persone bugiarde o ipocrisia era perché dovevi arrivare a un certo grado di esperienza animica tua, la tua anima te l'ha chiesto, va bene. Cosa ti sta dicendo questa luna piena adesso? Hai finito il tempo in cui hai bisogno di queste esperienze ipocrite e false in ambito amoroso. È finito. Va bene? Adesso devi dettare la tua verità. Che cos'è che pretendi tu per te stessa?
un incanto romantico, il potenziale del potere. Cioè, una persona che corrisponde alla tua nuova frequenza che ha a che fare con la verità. Mi spiego? Fammene mettere un'altra. Sì, un nuovo aspetto dell'amore, nino eterno, bambino eterno. Guarda, tu sei una donna o un uomo che ha la capacità proprio di essere una bambina eterna e devi essere quello, non ti devi conformare a un costrutto di falsità che non ti appartiene. Ecco che a livello amoroso arriva la persona che apprezza quell'aspetto di te, che è l'aspetto cardine di te, dell'essere una bambina eterna. E tu sei giovane nel corpo, nella mente e nello spirito. Tu vedi le cose da una prospettiva nuova. È come se avessi preso delle persone fino a questo momento, fossero arrivate, che hanno anche occultato o deturpato questa tua qualità. Ecco, è tempo che tutto questo finisca. Hai già avuto abbastanza esperienza così, la tua anima è felice di averle fatte e vogliono farti fare un altro tipo di esperienza che ha a che fare con una prospettiva nuova. Ok. Quindi disidentificati dal fatto che hai incontrato persone false, sempre ricordiamo che ogni cosa che noi ricordiamo lo rimettiamo in auge. Se tu ricordi un vecchio ricordo del passato, ve l'ho spiegato in qualche video, non mi sto ricordando quale, l'ho spiegato anche molto bene. Quando noi ricordiamo una vecchia esperienza negativa, la stiamo riportando nel presente. Ecco perché diciamo, mi succedono sempre le stesse cose, certo, perché tu hai pensato all'esperienza negativa del passato e l'hai riprodotta con un'altra persona nuova. Ok? Mm. Quindi andiamo a vedere cosa ti dice lo sciamano, cancro. Il custode della terra. Abbi pazienza perché tutto quello che chiedi arriverà col tempo giusto. Il custode della terra mi dice che la terra, no? Il radicamento, abbi la pazienza giusta perché sta arrivando qualcosa di meraviglioso nella tua vita. E tutto ciò che ha avuto adesso, che c'è stato, c'era per un motivo preciso, per prepararti a questa prospettiva nuova del manifestare chi sei sempre stata, chi sei sempre stato, senza falsità, senza inganni, senza ipocrisia. Ok? Ok, ragazze mie, ragazzi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi passo il segno dello scorpione. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere da cosa ti vai a disidentificare grazie a questa luna piena in eclissi del 25 marzo. Su cosa dobbiamo puntare l'attenzione e disidentificarci, Scorpione, dalla presunzione. E quindi credi di aver capito tutto? Non hai esplorato, solo rassicurazioni cercavi. Allora, qua c'è il tuo ego molto forte in questo caso, dove tu ti vai a disidentificare da questa costrizione molto forte, che ti ha fatto presumere di essere quello, o ti fa ancora presumere quello che sei stata fino a questo momento. Anche atteggiamenti di rivalsa nei confronti degli altri, o inconsci o consci. Se sono inconsci e non ne sei consapevole, hai avuto persone presuntuose davanti a te che ti facevano vedere il lato in ombra di te stessa. Presuntuose di cosa? Persone che credevano di aver capito tutto, che si sono imposte con te, o tu ti sei imposta sapendo tutto, credendo di sapere tutto con persone, perché quando noi vogliamo convincere qualcuno è perché noi non ne siamo convinti. Questa è la prima legge che ho imparato tanti anni fa. Quando io dal primo libro di fisica quantistica che avevo letto, 2 libri di Osho, avevo letto, ti parlo di 20 anni fa, 2 libri di Osho e uno di quantistica, avevo capito tutto, quindi volevo convincere tutti. Perché? Perché io stessa non ero ancora quella cosa che avevo letto, ma l'avevo solo intellettualizzata. Ok, quindi noi ci andiamo a disidentificare da una presunzione. Abbiamo presunto di essere, come vi ho detto nel video sulla primavera, quando diciamo io sono l'amante di, sono la moglie di, sono la compagna di, sono la segretaria di, sono l'avvocato di, va bene? Tutto sto calderone di etichette ci danno la presunzione di essere qualcosa, ci danno l'identità. Ecco, quelle identità così costruite vanno debellate. Ok, vediamo adesso ehm,
Con quale archetipo ce la giochiamo questa? Vediamo, Scorpione. Nigno eterno, ma in quanti segni sta uscendo questa carta? Cambio di prospettiva. Determinazione di seguire, essendo giovane nel corpo, la mente e nello spirito, capacità di vedere le cose da una prospettiva nuova. Devi vedere le cose da una prospettiva completamente nuova. Tu non sei quello, no. Tu sei Nigno eterno, un'anima eterna, cioè che può prendere tutte le identificazioni che vuole. Se tali identificazioni ti fanno bene, non ti deturpano la tua essenza, va bene. L'unica identificazione che non deturpa la tua essenza è essere l'assoluto. Io sono l'assoluto, quindi posso tutto. Va bene? Ok. Vediamo un po' lo sciamano cosa ci dice. Scorpione. Il colibrì. Bellissima carta. Il colibrì è un bellissimo uccellino piccolino. Quando noi guardiamo un colibrì, non crediamo che può fare tutto quello che fa. Organizzare il cibo, fare... Non lo sappiamo, non lo crediamo possibile perché è piccolino. Invece il colibrì è un uccellino che è pari a un drago per la forza che ha e per quello che riesce a fare. Quindi il consiglio per te in questa luna piena è proprio tu sei un drago. Nonostante tu ti puoi sentire piccolo o piccolo rispetto a delle circostanze, sappi che sei una, una parte fondamentale dell'intero universo, dell'armonia dell'universo. Tu sei una nota fondamentale dell'armonia dell'universo, quindi suonala questa nota. Suona questa nota e fai vedere a te stessa chi sei, è al tuo ego. E non è la presunzione all'ottava bassa, no, no. Quando dici io sono Dio, Dio non ha bisogno di farsi strada negli altri, mi spiego, non ha bisogno, io sono Dio, tu chi credi di essere? No, Dio non rivendica il suo potere perché Dio è. E siccome tu sei questo, non devi rivendicare il tuo potere, tu sei. Fallo vedere a te stessa e a te stesso chi sei. Ok. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e passo al segno del Capricorno. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere da cosa ti vai a disidentificare, cosa porta questa primavera con questa luna piena in eclissi del 25 marzo per il Capricorno. La presunzione, questa carta è uscita anche allo Scorpione. Hai avuto a che fare con persone che ti hanno dato fastidio, persone un po' più di carattere, che hanno presunto di essere qualcosa, presuntuose, oppure lo sei stata tu. Perché abbiamo la presunzione, come ho spiegato nel video dello Scorpione? E abbiamo la presunzione perché una parte di noi non è consapevole di essere, di essere una potenza, no? L'ego non vuole che tu sappia che sei potente e quindi come se, come ho fatto anche sullo Scorpione questo esempio, Dio non ha bisogno, siccome tu sei Dio, no? Ok, noi ci stiamo allineando alla nostra divinità interiore, quindi Dio non ha bisogno di farsi strada con gli altri dicendo io sono Dio, tu chi ti credi di essere, va bene? Dio è Dio, punto e basta. Dio è tutto il suo potere, tutto il suo talento e cammina indisturbato, senza sgomitare tra gli altri se no non ce la fa. Questo ti stanno dicendo, tu ti devi disidentificare in questo frangente di tempo dal fatto, mo mi sta venendo anche questa cosa, siccome Dio si incarna in ognuno di noi per fare esperienza di se stesso attraverso un'individualità, un individuo, quando si incarna sulla terra, fin quando c'è l'esperienza terrena, è tutta un'esperienza, deve sempre aprirsi alla conoscenza. Tant'è che qua dice, quindi credi di aver capito tutto? Cioè noi dobbiamo essere sempre aperti alla scoperta, alla meraviglia, dobbiamo sempre essere aperti ad accorgerci, come vi ho spiegato, accorgersi deriva dal greco aieresis, che significa mi correggo. Quello che facevamo prima magari non ci piace più, o quello che eravamo prima non ci piace più. Allora mi accorgo che cambio o che voglio cambiare strada.
Significa quello che adesso, quello che era prima è sbagliato per me adesso, ma ciò non vuol dire che è cattivo quello che era adesso. Quindi cosa voglio dire con tutto questo? Apriti alla conoscenza, al cambiamento senza presunzione. Non credere di sapere tutto, disidentificati da quella parte di te, sì come un bambino, una bambina. Va bene? Questo ti stanno dicendo. Ok. Disidentificati da quella parte razionale che crede di capire tutto, di aver capito tutto. Va bene? Questo ti stanno dicendo. Apriti alla scoperta. Ok. Apriti all'eros, come dicevo nel video sulla primavera, no? Vediamo qual è l'archetipo. Capricorno. L'artista. Apriti alla creatività. Apriti alla creatività. Sii creativa. Impara attraverso la tua creatività. Esprimere una dimensione della vita che sta al di là di quello che si percepisce attraverso i cinque sensi. Ispira le altre persone a vedere la vita di forma simbolica. Cioè apriti al nuovo, apriti alla scoperta, apriti alla creatività, ti sta dicendo. La creatività ti elude dalla presunzione, perché tu attraverso la creatività, la parte intuitiva, la magia, qualsiasi cosa abbia a che fare con la bellezza della vita, parliamoci chiaro, ti apre la strada alla scoperta. Devi essere una scopritrice, non so se si può dire così. Va bene? Non presumere di sapere le cose. Perché questo è dove batterà. Disidentificati dal fatto che sai le cose. Io non so niente. Mi apro alla bellezza di questa giornata, alla scoperta. Ecco, questo ti stanno dicendo. Vediamo lo sciamano cosa ti dice. Capricorno. Il concilio, chiudi gli occhi e mettiti la mano sul cuore. Chiudi gli occhi, mettiti le mani sul cuore e lasciati guidare. Con l'assunto che non sai niente. Tu ti svegli la mattina e non sai niente. È bellissimo, è liberatorio. Ecco, ti stanno dicendo quando non sai o comunque per farti indicare la strada, sii creativa. Mettiti le mani sul cuore e chiudi gli occhi. Va bene? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e io adesso passo al segno del toro. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del toro, ascendente toro, luna o venere in toro. Andiamo a vedere da cosa ti vai a disidentificare grazie a questa luna piena in eclissi e su cosa punteranno l'attenzione. Vediamo un po'. Toro. Che cos'è la cosa da cui ti devi disidentificare? Fondamentale, vediamo. La tua superbia. Giudizio arrogante, guarda te stesso piuttosto. Ok. Allora, qua ci dicono che hai avuto giudizi arroganti su qualcuno, o sei stata arrogante o sei stato arrogante. Questo non ci viene non ne facciamo una colpa. In questo canale non si fanno colpe. Si analizzano tutte le dinamiche dell'essere umano per andare incontro ai propri potenziali. Qua mi stanno dicendo che per ferita di tradimento o per ferita di rifiuto hai avuto un atteggiamento arrogante in differenti circostanze. Perché c'era la ferita del rifiuto, la ferita del tradimento. Va bene? Ti dicono guarda te stesso, cioè analizzati e vedi tutte le volte in cui hai giudicato in questo modo o hai visto o hai proiettato all'esterno persone che sono state arroganti con te, superbe. Perché? Perché c'era la ferita tua all'interno del tradimento e del rifiuto. Allora, cosa ti porta questa magnifica primavera dell'essere? Questa luna piena in eclissi? A disidentificarti dalle ferite dell'abbandono, scusami, del rifiuto e del tradimento. Può essere anche la ferita dell'abbandono, ce l'abbiamo tutti, però la superbia è soprattutto tradimento e rifiuto. Quindi ti porta a mettere l'attenzione interiore su questo. Per guarire le cose, tu basta che le guardi. Che ciò che ci fa male è l'ombra. L'ombra è assenza di luce. Che cos'è l'attenzione? La luce che metti sull'ombra. Quando tu metti l'attenzione, l'ombra si scioglie. Ti stanno dicendo metti l'attenzione su questo. Ok. Vediamo su che archetipo ci giochiamo questa superbia.
Toro. Ninja magica, tu sei una bambina magica, un bambino magico. Guarda, ti dicono, vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credere che tutto è possibile. Guarda, togliendo questo giudizio arrogante, no? Sappiamo che i giudizi che diamo agli altri sono giudizi, il giudice nostro interiore che ci flagella all'interno, ostruendoci la strada del nostro successo personale, no? Ti dicono, tu puoi tutto, hai la magia nelle mani. Vai nella natura, senti le fate, guarda che tutto è possibile. Va bene? Tolta quest'ombra qua nera, guarda che bellissimo colore, questo violetto, sesto chakra, la tua visione. Coccolati con le tue visioni, perché tutto è possibile. Allora ti disidentifichi da queste ferite, affinché tu vada incontro alla magia e alla bellezza della vita che già è in essere per te. Questa luna piena te lo va a fissare questa cosa. Ok. Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo dello sciamano. Toro. La croce andina, è tempo di fare il salto quantico. La croce andina ti dice che stai facendo un salto quantico. Sarà clic clic, così, istantaneo. Devi andare da questa zona nera a questa zona meravigliosa violetta. Salto quantico è la croce andina. Non è né a destra né a sinistra, né a nord né a sud, no, devi entrare qua dentro. Salto quantico. Va bene? Detto questo, vi faccio grandissimo in bocca al lupo, ragazze mie ragazzi, in questo salto quantico siamo tutte unite e tutti uniti in questo. E adesso passo all'ultimo segno della Vergine. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere la cosa da cui ti vai a disidentificare grazie al supporto di questa primavera e della luna piena in eclissi del 25 marzo. Vediamo, Vergine. Sprovvedutezza. Dalla sprovvedutezza osserva attentamente la situazione e smaschera la menzogna. Guarda, qua c'è il tuo ego, l'ego, che comanda, che ti comanda. È come se tu ti fossi sentita sempre un po' sprovveduta rispetto agli eventi o sprovveduto. È possibile che è come se ti fossero successe delle cose, come se cadessi dal pero, una cosa così, mi spiego? Ecco, noi ci andiamo a disidentificare da quelle zone d'ombra che ci hanno fatto rimanere scioccate o scioccati per delle situazioni. Soprattutto dall'ego qua, però io qua ce ne voglio mettere un'altra carta perché sprovvedutezza in cosa in particolare voglio capire. Qual è l'archetipo? Sprovvedutezza in cosa? Ah, l'esorcista. Libera te stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. Mi è chiarissimo. Allora, ragazze e ragazzi, quindi noi ci disidentifichiamo da situazioni, da identificazioni, da etichette che ci hanno fatto credere che ci hanno fatto agire i nostri impulsi distruttivi. Va bene? Ok, ci disidentifichiamo dagli impulsi distruttivi. Ecco, questo volevo dire. Quindi ci disidentifichiamo dagli impulsi distruttivi. Ti libererai degli impulsi distruttivi. Mm? Questi impulsi distruttivi ti hanno fatto essere sprovveduta davanti alle cose, o sprovveduto. Noi ci liberiamo da questi istinti qui. Mi sta venendo in mente, pensa a tutte le situazioni, per esempio, in cui ti sei trovata inerme, va bene? E quel tuo sentirti inerme davanti a alcune situazioni senza forze, senza scioccata, hanno fatto prevalere l'ego che ti ha fatto utilizzare poi quegli istinti distruttivi, nel farti del male, nel darti colpe, magari dandole anche agli altri, va bene? Ci liberiamo da tutto sto popò di roba veramente brutta. Quindi avverrà proprio un esorcismo in questa luna piena. Io sono il potere, io sono Dio, io mi amo, io mi onoro. Ok?
Andiamo a mettere, anzi io guarda, siccome voglio approfondire un attimo questa sprovvedutezza perché voglio essere ancora più precisa. Vergine, sprovvedutezza in cosa? Ancora in particolare? Nell'ignoranza, infatti, mi dicono la stessa cosa, nel non conoscere le leggi universali e come funzionano le cose nella realtà che vedi e nella realtà invisibile. Ciò che credi non è, ciò che vedi non è, ciò che sai non è. Quindi mi dicono che noi andiamo, qua avevamo proprio un velo di maglia sugli occhi dato dall'ego, eh. Quindi qua noi ci liberiamo, grazie a questa luna piena, con questa primavera, dall'ignoranza del non sapere come funzionano le cose e questa ignoranza ci ha portato ad essere spesso scioccati davanti agli eventi, no? Facendoci perdere forze. Ci liberiamo da tutto questo. Grazie, arriva l'esorcista che ci libera dall'ignoranza. Ricordiamo che, come vi insegno sempre in questo canale, la conoscenza rende l'uomo libero. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dice lo sciamano. Ancora, Vergine. Il viaggio. Questa è un portale per il salto quantico per te. Il viaggio mi dice sta passando la nave adesso. Sta passando la nave. Chissà quando ripasserà, ti dice questa carta qui. In questo frangente devi saltarci dentro, a fare un viaggio meraviglioso, un viaggio che ha a che fare con qualcosa che non ti saresti mai aspettata in questa vita. Questo viaggio ha a che fare con la tua conoscenza, quello che sai adesso ti permette di fare un viaggio straordinario, non aver paura, buttati. Ok? Wow, ragazze mie ragazzi, è stato un viaggio anche per me fino alla Vergine meraviglioso. Detto questo vi faccio un in bocca al lupo a tutte e a tutti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.